Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi affronteremo un argomento tecnico abbastanza delicato. Sembra sulle prime un argomento abbastanza semplice, ma vedrete che approfondendo il discorso si amplia in 1000 sfaccettature. Stiamo infatti parlando dei rapporti delle nostre slot cars. Prima però di addentrarci fra le varie tipologie di rapporto e capire quali siano le differenze tra una corona inline, sidewinder, angle winder oppure di un pignone un po' più largo, un po' più stretto, capiamo effettivamente come può variare la nostra rapportatura. La prima domanda che potrebbe sorgerci spontanea e che probabilmente qualcuno di voi si è già fatta è: com'è possibile che non cambi la dimensione della corona al variare del numero dei denti? Come fa quindi, ad esempio, una corona da 30 denti ad avere lo stesso diametro di una corona, ad esempio, da 34 denti? E in che modo influisce il diametro della corona rispetto alla sua dentatura? Bene, questa è una delle domande e uno dei quesiti che più spesso gli slottisti alle prime armi si pongono. E devo dire che ha una certa logica, perché effettivamente viene spontaneo il chiedersi il come mai all'aumentare del numero dei denti non aumenti anche il diametro della corona stessa. Traducendo questa affermazione in parole povere ci viene da pensare: ma la rapportatura cambia in base al numero dei denti o al diametro della corona o del pignone? Ebbene, diciamo subito che la rapportatura, ovvero i rapporti della nostra slot car, cambia solo ed esclusivamente in base al numero dei denti che ci sono tra la corona e il pignone. Ma com'è quindi possibile che una corona o un pignone abbia un numero diverso di denti mantenendo sempre lo stesso diametro? In questo caso a darci una mano ci viene in aiuto la meccanica e nella fattispecie dobbiamo parlare di passo. Lasciamo per un attimo il mondo delle slot car e pensiamo ad esempio ad una rapportatura tra corona e pignone in campo meccanico. Questa rapportatura, questo ingranaggio, normalmente viene messo in moto attraverso una catena. Ma le catene non sono tutte uguali, anzi hanno un passo diverso, il che permette appunto di andare ad abbinare una determinata catena con un determinato passo del rapporto. Ma allora, che cos'è questo passo del rapporto? In poche parole, la distanza tra un dente e l'altro. Io ad esempio corro in moto e il passo della catena della mia moto da enduro è il passo 520 o 520 in gergo, il che mi permette di andare ad abbinare corona e pignone che hanno lo stesso passo, quindi tutti e tre i componenti devono avere le stesse caratteristiche. Allo stesso modo, anche all'interno del mondo delle slot car, la corona e il pignone hanno il cosiddetto passo, questa volta reso molto più semplice, oppure diretto che dir si voglia, perché non hanno bisogno, non hanno la necessità della catena, come ad esempio avviene in una bicicletta o in una motocicletta, per poter trasmettere il moto dal motore, ovvero dal pignone, all'assale posteriore, ovvero alla corona. Va da sé dunque che una corona con più denti avrà un passo, quindi una distanza tra un dente e l'altro, inferiore rispetto ad una corona con un minor numero di denti, che avrà al contrario una distanza tra un dente e l'altro maggiore. Esattamente la stessa cosa capita con i pignoni. C'è da dire che il diametro del pignone, essendo decisamente un po' più piccolino, spesso e volentieri ha la necessità di essere variato, perché diversamente non può andare a contenere un numero troppo basso di denti. Quindi in molti casi occorre rivolgersi alle tabelle del produttore per andare ad abbinare i pignoni con le corone perfettamente allineate, per avere così un ottimo ingranamento tra i denti della corona e i denti del pignone. Possiamo dunque affermare che l'unica cosa che va a modificare il rapporto delle nostre slot car è solo ed esclusivamente il numero dei denti della corona o del pignone. Questi sono tutti uguali? Assolutamente no. Starà a noi trovare l'abbinamento perfetto per avere una rapportatura precisa, silenziosa, affidabile e sicuramente performante. E veniamo adesso ad una seconda domanda, ad un secondo dubbio che spesso assale i piloti meno esperti, ovvero: è meglio cambiare il pignone o la corona di una slot car per cambiare la rapportatura?
Beh, questa domanda potrebbe sembrare molto semplice, ma in realtà nasconde anch'essa diverse sfaccettature. Sì, perché innanzitutto dobbiamo capire che tipologia di rapporto ha in partenza la nostra vettura. Potremmo avere infatti un rapporto corto oppure un rapporto lungo. E che cosa significano queste due affermazioni? Quando si ha un rapporto corto significa che la vettura, ad esempio a metà di un rettilineo o comunque prima di raggiungere i 3/4 dello stesso, già è arrivata alla sua massima velocità disponibile e quindi non riesce a sfruttare il restante rettilineo per progredire nella sua velocità. Al contrario, una rapportatura troppo lunga ci porterà a non far sprigionare dalla vettura stessa tutta la sua massima velocità disponibile prima di arrivare alla fine del rettilineo. Vedremo infatti la macchina che deve per forza rallentare prima di aver raggiunto la sua massima velocità. In entrambi i casi, una volta capito che tipologia di rapportatura abbiamo sulla nostra vettura e che questa rapportatura non è quella corretta, potremo decidere di agire o sul pignone o sulla corona e lo faremo in base a quanto vogliamo andare a modificare la nostra rapportatura. Infatti, se la nostra correzione al rapporto è fin da subito abbastanza evidente, dovremo iniziare a cambiare la rapportatura partendo dal pignone, il che ci permette da subito di fare un salto abbastanza importante sulla rapportatura per capire se la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta. La corona infatti ci servirà solo per affinare la nostra scelta. Un dente del pignone infatti corrisponde spesso a 2-3 denti sulla corona posteriore. Modificare un dente del pignone infatti significa modificare in modo pesante, in modo corposo la nostra rapportatura. Al contrario, modificare i denti della corona sia in positivo che in negativo, quindi aumentando o diminuendo la nostra rapportatura, servirà solo per affinare le nostre scelte. E anche in questo caso va detto che la nostra decisione non è certo priva di conseguenze, perché sicuramente dovremo tenere presente di quanto può andare a sforzare il motore facendo una scelta piuttosto che l'altra. Meglio quindi cambiare il pignone? Meglio quindi cambiare la corona? Dovete infatti sapere che il motore elettrico sforzerà di più e si surriscalderà quindi di più, consumando anche più corrente qualora dovesse fare un maggior numero di giri. Viceversa, si manterrà con una temperatura più fresca e quindi sarà meno sottoposto a stress qualora faccia un minor numero di giri. Il numero di giri del motore è dato dal rapporto tra pignone e corona. Ad esempio, in un rapporto 9-27 il motore impiegherà esattamente 3 giri per far compiere alla sale posteriore un giro della ruota. In un rapporto ad esempio di 5-1 il motore impiegherà 5 giri del motore stesso per far compiere alla ruota un giro su se stessa e quindi girerà molto più velocemente, surriscaldandosi di più, consumando più corrente e quindi andrà a decrescere a livello di prestazioni. Purtroppo non c'è solo questa considerazione da tenere a mente, ma c'è anche il discorso della potenza del motore stesso, i cosiddetti GCM, ovvero con una rapportatura più corta avremo sicuramente un motore più brillante, avremo quindi bisogno di meno potenza del motore per far accelerare più velocemente la nostra vettura. Al contrario, con una rapportatura più lenta, più veloce, avremo bisogno di un motore leggermente più potente per far avanzare la nostra vettura in fase di accelerazione con la stessa potenza, con la stessa rapidità. Quindi ragazzi, come vedete, la rapportatura non è cosa semplice, è un mix di ingredienti, un mix di prove che ognuno di voi dovrà fare sul proprio circuito di gara, sulla pista del proprio slot club per trovare quale sia la rapportatura migliore per ogni singola vettura, o meglio, per ogni singolo motore. Possiamo riassumere il tutto in pochi e semplici concetti. Punto primo è capire la rapportatura del nostro motore in origine, se è troppo corta, se è troppo lunga, oppure, se siamo fortunati, se è quella giusta. Punto secondo, andare a capire se serve solo un'affinità del nostro rapporto, quindi andare a modificare i denti della corona magari con un dente o 2 in più o in meno a seconda di quello che vogliamo, oppure se serve dare un colpo deciso, un colpo secco al nostro rapporto e quindi andare a modificare magari di un dente o 2 il pignone.
Punto 3. Capire la potenza del motore per sapere esattamente fin dove possiamo spingerci. Ricordiamoci che a un maggiore numero di giri del motore questo tenderà più a surriscaldarsi e perdere quindi di potenza, a un minore numero di giri del motore questo avrà una temperatura più bassa e mantenere costante la sua potenza. Ma dobbiamo anche tener conto della potenza del motore stesso, quindi se il motore è un motore abbastanza potente avremo la possibilità di andare ad installare un rapporto anche leggermente più lungo che ci dia comunque una buona accelerazione. Se il motore invece ha poca potenza dovremo per forza andare su un rapporto leggermente più corto per permetterci una migliore accelerazione. So perfettamente che tutto questo potrebbe sembrarvi complicato, però credetemi, provando nel cambiare qualche corona e qualche pignone vi renderete subito conto quale sia la migliore rapportatura per la pista del vostro slot club. E poi una volta fatta una vettura sarà decisamente molto semplice andare ad affinare questa rapportatura utilizzando magari motori e macchine diverse. Ma come abbiamo detto all'inizio, non esiste un solo tipo di pignone, non esiste una sola tipologia di corona. Spostiamoci così sul tavolo di Slot Car Tech e andiamo a vedere oggi quali sono le maggiori tipologie di corone e di pignoni presenti sul mercato. Eccoci ragazzi, qui abbiamo decisamente un nutrito numero di pignoni e di corone che vanno a darci supporto in ogni necessità, vanno quindi ad essere installate praticamente su tutti i nostri modelli da slot. Partiamo con delle corone di tipo Sidewinder, poi ci addentreremo anche nello specifico per vedere come sono fatte e soprattutto per vedere come la dentatura può cambiare rispetto ad una corona magari angle winder o inline. Qui abbiamo invece una serie di corone angle winder, da questa parte una serie di corone invece in line con alcune corone particolari, diciamo pure alcune corone che sono di tipo modulare. Le vedremo poi in seguito. Qui nella fattispecie abbiamo una scale auto e una slot it, dove poi andremo ad approfondire anche il discorso con queste due particolari corone e vedere nello specifico il loro montaggio. Qui in basso invece abbiamo diverse tipologie di pignoni. Abbiamo dei pignoni in ottone, abbiamo dei pignoni in plastica di diversa durezza e poi un pignone in acciaio, e abbiamo anche qui un pignone speciale. Così come avviene per le corone, esistono dei pignoni particolari che in alcune tipologie di motori necessitano la loro installazione per poter magari porre rimedio a qualche problematica del motore oppure a qualche esigenza particolare di chi va a preparare la vettura. Partiamo dalle corone più semplici, le classiche corone di tipo Sidewinder. Qui abbiamo delle corone della Slot It e dell'NSR. Prendiamo ad esempio una corona della Slot It. La dentatura di tipo Sidewinder è una dentatura praticamente dritta, quindi i denti della corona non hanno nessun tipo di svasatura. Io ve la avvicino per farvi vedere appunto come è fatta la dentatura di questa corona Slot It. In questo caso è una 34 denti. Abbiamo i denti della corona che non hanno nessun tipo di inclinazione rispetto a quello che potrebbe essere l'assale della vettura stessa. Come abbiamo già detto in precedenza, la dimensione della corona, quindi il diametro della corona, non va ad influire sulla rapportatura, quello che va ad influire è il numero di denti. Qui ad esempio abbiamo una 34 denti e qui una 38 denti. Se le prendiamo entrambe, le sovrapponiamo l'una all'altra, possiamo andare a vedere che il loro diametro è perfettamente identico. Cambierà solamente lo spazio che c'è tra un dente e l'altro. Sarà poi il nostro compito andare a capire quale pignone potrà essere utilizzato per avere una rapportatura e quindi un ingranaggio perfetto tra i denti dell'uno, ovvero del pignone, e dell'altra, ovvero della corona. Altri esempi di corone Sidewinder sono questi, quelli di NSR. In questo caso le corone sono alleggerite, sono sempre in alluminio, però vedete sono forate. Questo permette di avere un peso leggermente inferiore e quindi dare un peso alla sale posteriore
che va a ruotare, quindi trasmettere il moto diretto alla vettura leggermente più fluido senza sforzare in modo eccessivo il motore. Le corone invece di tipo angle winder, anche se sembrano abbastanza identiche alle corone di tipo sidewinder, hanno una dentatura che le va a diversificare. Sono infatti corone con un'angolazione particolare dei denti. Infatti i denti sono leggermente svasati rispetto all'asse perpendicolare della corona. Questo va ad aiutare un perfetto ingranamento tra il pignone e la corona e ad armonizzare la rapportatura, rendendola sicuramente più silenziosa ma molto più performante. In questo caso abbiamo diverse tipologie di corone. Abbiamo delle corone completamente in materiale alluminio, abbiamo delle corone bicomponenti. Qui abbiamo una slot it con la dentatura in materiale plastico, però l'attacco all'assale posteriore è in alluminio e questo attacco sarà sempre un attacco con un grano di tipo M2. Spostandoci su queste altre corone abbiamo delle corone NSR, ne abbiamo alcune fatte completamente in alluminio come in questo caso o altre in bicomponente, quindi sempre con la dentatura in materiale plastico e poi l'attacco all'assale posteriore in alluminio per avere una presa più sicura, più ferrea su quello che è l'assale, quindi per trasmettere in modo preciso il moto alla nostra slot car. Anche in questo caso la rapportatura non va di pari passo con il diametro della corona, ma abbiamo sicuramente corone con diametri diversi per potersi meglio adattare ad ogni tipologia di banchino. Sì, perché va detto che ogni casa produttrice costruisce dei banchini che hanno una dimensione e soprattutto una distanza dall'assale posteriore leggermente diverso. Quindi non è detto che una corona di una marca possa andare a sostituire la stessa identica corona di marca diversa. Se ho due corone da 34 denti ma di due marche diverse, potrei trovare difficoltà nell'andare ad accoppiare una o l'altra corona con lo stesso pignone. E in questo caso, come possiamo notare, NSR ci dà la possibilità anche di avere corone di diametri differenti. In questo caso io ho due corone angle winder, ma come potete vedere la loro dimensione è completamente diversa l'una dall'altra. Le corone che spesso si trovano sulle vetture, soprattutto quelle di qualche anno fa, sono le classiche corone di tipo inline. Cosa significa? Significa che la corona viene montata in modo trasversale rispetto all'assale posteriore e il pignone si va ad incuneare nella gola della corona stessa con una posizione di 90 gradi rispetto alla corona. Le corone di tipo inline hanno quasi sempre, o meglio possiamo dire al 99%, la dentatura in materiale plastico e poi una gola in materiale ferroso. Dico materiale ferroso perché, come vedete da queste diverse tipologie di corone, abbiamo alcune gole in alluminio e altre gole in ottone. La differenza di queste due gole sta soprattutto nel peso e nella durata l'una rispetto all'altra. La gola in alluminio è una gola sicuramente più leggera, è una gola più prestazionale, è una tipologia di gola che viene utilizzata in abbinamento alla corona spesso da chi va a preparare una vettura per le competizioni perché va a dare delle prestazioni maggiori rispetto alla stessa corona ma con la gola in ottone. Infatti questa gola in ottone ha un peso specifico leggermente superiore rispetto a quella in alluminio che va ad aumentare il peso complessivo della corona stessa e quindi va ad aumentare il peso della massa rotativa, della massa che va a trasmettere il moto alla nostra slot car. Di contro la corona con la gola in ottone ha una durata sicuramente superiore perché tende a consumarsi molto meno, per cui anche per chi
non è ancora esperto nella preparazione della vettura, potrà sicuramente trovare un maggior beneficio, magari sbagliando, magari non avendo ancora certe accortezze per andare ad allineare perfettamente la rapportatura tra pignone e corona, eliminando così sprechi inutili di eccessivi consumi delle corone. Qui abbiamo alcune corone slot it, ce ne sono di colorate che vanno ad indicarci la rapportatura e ce ne sono di bianche. Le bianche nel caso di slot it sono le corone che vanno ad essere installate su quelli che sono i banchini offset. Cosa significa? Significa sostanzialmente che la dentatura della corona, pur mantenendo lo stesso diametro, viene leggermente spostata verso il basso, verso il centro della gola stessa. In questo modo va ad allinearsi perfettamente con un pignone che viene leggermente spostato verso il basso nel caso di banchini che abbiano un offset negativo. Questo ci dà la possibilità di mantenere sempre una certa centralità tra quello che è l'abbinamento tra il pignone e la corona stessa. Anche in questo caso l'albero motore va ad incunearsi perfettamente all'interno della gola della nostra corona, permettendo quindi di non traslare lateralmente. Ci sono poi alcune corone particolari, qui ne abbiamo una ad esempio di scale auto. Questa corona, come vedete, non è completa, infatti ha solo ed esclusivamente la parte di ingranaggi e di attacco all'assale posteriore, ma poi separatamente ha la possibilità di andare a gestire la gola, quindi sono due componenti staccati che danno la possibilità al preparatore di andare a centrare perfettamente, nel caso di una non perfetta linearità di quello che è il banchino motore rispetto alla corona stessa, e quindi togliere, o meglio eliminare completamente tutti gli attriti. Certo è che per utilizzare questo tipo di corona occorre sicuramente sapere dove mettere le mani, perché è veramente molto facile andare a disallineare la rapportatura e creare degli attriti laddove non ce ne dovrebbero essere. Slot it, nel caso di corone componibili, utilizza un altro sistema, forse uno dei sistemi più avanzati per le corone di tipo inline. Abbiamo infatti da una parte la semplice corona, è sempre una corona per assali 3/32esimi, questa viene ad essere fissata sempre sull'assale che trasmette il moto alle ruote posteriori, e poi abbiamo un supporto con da una parte un foro leggermente più grande rispetto che dall'altra, per permettersi di infilarsi all'interno dell'albero della corona e va a creare così la gola della stessa. Ci sono poi una serie di dischi molto sottili, stiamo parlando di pochi centesimi di millimetro, che vanno ad inserirsi tra quello che è la corona e quello che è il supporto della gola. Questi dischi permettono di andare ad eliminare l'attrito dell'albero motore quando questo va ad incunearsi all'interno della gola della corona stessa. Per queste tipologie di corone vedremo però il loro montaggio in un video a parte, perché meritano veramente di perderci qualche parola in più. Per quanto riguarda il discorso dei pignoni non c'è molta varietà, abbiamo dei pignoni leggermente più grandi che possono essere montati sia angle winder sia sidewinder oppure anche inline, e poi NSR soprattutto fa dei pignoni leggermente più piccolini che danno la possibilità di essere montati soprattutto angle winder e sidewinder, vanno a diminuire il peso del pignone stesso, ma nello stesso tempo occorre essere veramente dei buoni preparatori per andare a centrare perfettamente la corona con il pignone, vista la poca superficie di attrito tra le due parti. I pignoni li troviamo, come abbiamo visto prima, in diversi materiali. I più comuni sono i pignoni di ottone. Questi vengono normalmente abbinati o alle corone in alluminio oppure alle corone in materiale plastico bicomponente. Chiaramente l'abbinamento di un pignone in ottone con una corona in materiale plastico, o meglio con la dentatura in materiale plastico, ci dà la possibilità di forgiare meglio la corona e quindi andare ad eliminare quasi completamente tutti gli attriti, rendendo così la trasmissione sicuramente più pulita, più prestazionale e più silenziosa.
Abbiamo dei pignoni anche molto più duri, come ad esempio quelli in acciaio. Questi pignoni vengono normalmente utilizzati laddove si ha la necessità di avere un motore con grandi prestazioni, laddove appunto il motore spinge veramente parecchio e si ha la paura di andare a rompere qualche dente del pignone stesso. Non è un caso molto usuale, però chiaramente in alcune tipologie di competizione, come ad esempio nei dragster, queste tipologie di pignoni fanno sicuramente il loro dovere. Al contrario, abbiamo invece dei pignoni in materiale plastico. Anche qui abbiamo una tecnologia all'avanguardia che ci permette di andare ad installare pignoni con una diversa dentatura, una diversa durezza, per rendere la nostra vettura il più scorrevole possibile. Anche in questo caso, come avviene già per i pignoni in ottone, varia la dentatura, varia magari il diametro del pignone stesso, ma varia anche il foro con il quale questi pignoni vanno ad essere inseriti all'interno dell'albero motore. Va ricordato infatti che sui pignoni viene anche indicato la dimensione del foro. Qui possiamo infatti notare un foro leggermente più grande su questa serie di pignoni ed un foro leggermente più piccolo su questo pignone. Bisogna fare effettivamente molta attenzione al pignone che andiamo a comprare per sapere esattamente su quale tipologia di motore andarlo a posizionare. Qui abbiamo ad esempio un sacchetto di pignoni di scale auto e, come possiamo vedere già dall'etichetta, ci va ad indicare il numero di denti del pignone, la dimensione, o meglio il diametro del nostro pignone, e anche per quale tipologia di albero motore è indicato, in questo caso per un albero motore da 2 mm. Occorre quindi fare decisamente attenzione per non avere un foro troppo piccolo e quindi spaccare il pignone durante le fasi di montaggio. Potrà sembrarvi strano che ci siano dei pignoni in plastica, o meglio in teflon, perché potreste pensare che questi potrebbero andare a scivolare sull'albero motore, però in realtà non è vero. Questi pignoni hanno veramente un'ottima trazione su quello che è l'albero motore della nostra slot car, permettendo così la trasmissione del movimento esattamente nello stesso identico modo di quello che può fare un pignone in ottone o in acciaio. E se poi nel caso non doveste essere particolarmente convinti di tutto ciò, potete sempre andare a fissare questi pignoni con una goccia di colla cianoacrillata. Insomma ragazzi, come vedete ne avete veramente per tutti i gusti. Sta a voi scegliere qual è la rapportatura migliore. Mi raccomando, dovete sempre andare a verificare che il pignone rispetto alla corona che andrete a scegliere abbia sempre e comunque un ottimo ingranamento. Ma come si fa, direte voi, a sapere se ingrana nel modo corretto? Bene, dovete sapere che la rapportatura non deve essere serrata in modo preciso, o meglio, questa deve avere un briciolo di gioco, possiamo dire nell'ottica di circa un paio di centesimi, sia a livello trasversale sia a livello di ingranamento tra quello che è il dente del pignone e il dente della corona. Una volta che avete montato sia la corona sia il pignone sulla vostra slot car, provate a vedere l'assale posteriore se si muove lateralmente di circa un paio di centesimi, e poi anche se ruotando l'assale questo va ad avere un briciolo di gioco tra i denti di corona e pignone. E come sempre fate un giro completo della vostra rapportatura per vedere che tutto scorra nel migliore dei modi. Ragazzi, per questo video è tutto. Mettete un like e mi raccomando, se avete trovato interessante questo argomento, scrivetemi nei commenti tutte le vostre considerazioni, tutte le vostre domande e io sarò ben felice di rispondervi. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale e noi ci diamo appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.